Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per il mese di luglio 2025. Abbiamo la carta del mago, amici dell'Aquario, quindi si potrebbe parlare di nuovi inizi, si può parlare di azioni fatte con una certa intenzione e diciamo che quando c'è il mago c'è anche come la trasformazione della materia, quindi come questa capacità di plasmare la materia a proprio piacimento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate anche il numero di telefono nella sezione dei contatti e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, ok. Partiamo con la ruota della fortuna. Abbiamo un re di coppe, tre di spade, abbiamo un 4 di coppe, imperatrice, abbiamo il papa, sette di pentacoli e poi qui abbiamo un cavaliere di spade e un 5 di spade. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' com'è l'energia del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, slegati e dopodiché andiamo a fare i vari esempi, quindi l'amore, il lavoro e via dicendo. Allora, partiamo da questa ruota della fortuna, 7 di coppe, è come se ci fosse la voglia di cambiare, la voglia di fare altro, tante idee con questo 7 di coppe, con la stella c'è anche, mi verrebbe da dire una speranza di poter raggiungere certi risultati, ma tenete presente che il 7 di coppe è una carta di illusioni, cioè è come se le idee fossero tante, però concretizzabili poche. E questa ruota della fortuna, considerato che al contrario, credo che sia come un preambolo per cambiare, per il cambio, mettiamola così, è come se aveste voglia, è come se desideraste un cambio, aveste anche certe idee, ma essendo il contrario, può essere che la cosa sia un po' lenta, può essere che ci sia qualche questione da risolvere prima. Andiamo a vedere il re di coppe. Abbiamo l'imperatore e un 6 di bastoni. Andiamo a vedere anche il 3 di spade. Abbiamo la torre. E un 3 di bastoni. Può essere ragazzi che qui ci sia qualche questione un po' spinosa nel mese di luglio,
Ho come l'idea che il 3 di spade in questo senso faccia riferimento allo spirito di sacrificio. È come se o aveste qualche idea, potreste avere qualche idea da buttar giù con questa torre, inerente allo spirito di sacrificio, potrebbe essere. Tenete presente che la torre è la caduta dell'ego, quindi se l'ego è quello che vi dice non sono capace o non sai abbastanza o magari avete la sindrome dell'impostore, qui ho come l'idea che, perché il 3 di bastoni è una carta che manda avanti nel futuro e nei progetti, è come se doveste o tagliare qualche modo di pensare, potrebbe essere ridimensionare gli obiettivi che vi siete prefissati, però vi dico, il 3 di bastoni è una carta di progettualità ed è come se l'idea qui fosse di voglio raggiungere il successo ma devo sacrificare qualche cosa per raggiungerlo. Andiamo a vedere il 4 di coppe, abbiamo un 6 di pentacoli, e un 9 di pentacoli, ragazzi. Datemi una carta per il 6. 10 di bastoni. È come se doveste rinunciare a qualche cosa per riuscire ad ottenere quello che volete ottenere. Vi dico, potrebbe avere a che fare con questioni anche lavorative, considerato il 6 di pentacoli. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 2 di spade e la carta del giudizio. Quindi se prima ci sono dei dubbi, con il 4 di coppe potrebbe essere che non riusciate a vedere certi sviluppi, se vogliamo, certi potenziali, magari qui siete convinti di dover sacrificare parte di voi stessi, parte del vostro tempo per raggiungere l'obiettivo, invece non vi rendete conto che magari, faccio un esempio come un altro, basterebbe introdurre l'intelligenza artificiale e non sacrifichereste più il vostro tempo dietro questo obiettivo, perché l'intelligenza artificiale potrebbe risolvervi parecchi problemi. Diciamo che avete anche qui la carta del giudizio ed è come se effettivamente arrivasse quell'ideona, quella soluzione. Andiamo a vedere il Papa. Tre di spade nuovamente. Tre di spade, 8 di bastoni e diavolo, ragazzi. Voglio tornare un attimo indietro, datemi una carta per la torre. Asso di bastoni. C'è come la voglia di iniziare a fare qualcosa, ma credo che qualcuno non si senta all'altezza, non si senta abbastanza forte, non veda quali possono essere effettivamente le possibilità di guadagno, le possibilità di espansione. Come se ci fosse un desiderio, ma lo sento un po' flebile. Andiamo a vedere il 7 di pentacoli. Abbiamo un 2 di pentacoli e un 5 di pentacoli. Credo che qualcuno abbia paura di perdere dei soldi nel caso inizi questo progetto o cerchi di, diciamo così, mettere a terra questa nuova idea. È come se la paura di sbagliare vi facesse stare fermi. Ed è per quello che iniziamo con la ruota della fortuna al contrario. Vorreste cambiare qualcosa, però in realtà probabilmente a causa di questa insicurezza, a causa della vostra idea di dover sacrificare qualcosa, o magari se dovete investire dei soldi come se aveste paura
di investirli in modo errato e quindi è come se piuttosto che sbagliare sto fermo. Andiamo a vedere il cavaliere di spade. Regina di spade e 5 di coppe. Una carta anche per il 5 l'appeso. Parecchia confusione mentale. È vero che avete la regina ed è come se a fine mese iniziaste a fare come degli elenchi, delle liste, dei programmi per vedere se effettivamente ce la potete fare o no. Tenete presente che avete anche il Papa qui e potrebbe esserci un consulente, un mediatore, una qualche figura esterna che vi dà qualche dritta. Vi dico, la carta iniziale è un mago, quindi secondo me il mese di luglio vi serve per tirare un po' le somme ed effettivamente fare un'azione di tipo concreto, e qui lo rivedo anche un po' con questo cavaliere di spade, no? Quindi diciamo che da una titubanza iniziale si passa all'azione. Ok, allora andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dalle persone che sono senza lavoro. Allora, secondo me avete possibilità di iniziare perlomeno una contrattazione con qualcuno, cioè non dico che inizierete adesso a luglio, però magari sì, prenderete i contatti a luglio e potrebbe esserci come questo inizio, ma più in là però, perché la ruota della fortuna per adesso è girata al contrario, quindi prima che cambino le cose, insomma, ci vuole un momento. Però devo dire che i contatti perlomeno potrebbero arrivare. Se siete occupati, dunque, non andrà male. Nel mese di luglio non andrà male. Vi auguro di essere in ferie, ma per chi non lo fosse, vi dico che il mese di luglio vi darà la possibilità di far vedere quanto valete, far vedere chi siete. È un po' come se fosse il mese del vostro riscatto, se vogliamo. Per chi invece è autonomo, sento che ci sono come delle idee che avete che vorreste trasformare in qualche cosa di redditizio. Non vi nego che qualcuno effettivamente ci riuscirà, però ho anche la sensazione che con questa stella e il cavaliere di spade qui alla fine dovete proprio puntare il focus e non distogliere l'attenzione da lì. Non fatevi distrarre dalle uscite, non fatevi distrarre dalla famiglia, non fatevi distrarre. Ho come l'idea che riuscirete ad andare avanti parecchio nei vostri progetti e nel vostro lavoro, se comunque appunto riuscirete a mantenere il focus. Per quello che riguarda la parte dei progetti, nel senso, se avete per caso dei progetti che potrebbero essere in qualche modo remunerato, quindi remunerizzati, effettivamente questo lato della lettura è particolarmente proficuo. Cioè, sento che se avete dei progetti è facile che inizierete a lavorare con questi progetti, è facile che qualcuno potrebbe anche vendere, non lo so se avete progettato qualche prototipo, può essere che riuscirete a venderlo nel mese di luglio. Sento come se arrivassero occasioni, compratori o non lo so, clienti che voi mai più vi sareste aspettati di avere. Quindi diciamo che la parte dei progetti è quella che potrebbe darvi effettivamente più soddisfazioni in questo mese. Per quello che riguarda la situazione amorosa, anzi no, andiamo subito ai soldi così concludiamo la parte materiale. Dunque,
Sento che qualcuno potrebbe avere bisogno di un consulente, ragazzi, di qualcuno che vi dica di qui sì, di qui no, questo è una spesa che si può posticipare, questo è un debito che si può rateizzare, cioè ho come l'idea che ci sia bisogno di giocare un po' a scacchi in questo mese con le uscite e le entrate. Se per caso siete lavoratori dipendenti e l'entrata è una, quello che mi viene da dire è di essere ben oculati nelle spese che fate. Dunque, io ho la sensazione che qualche vostro familiare potrebbe aver bisogno del vostro sostegno, anche economico. Quindi, ecco, non sperperate tutto quello che entra perché potrebbe esserci come questa necessità da parte di qualcuno che vi è vicino. Io per famiglia intendo sempre famiglia di sangue, sì, ma anche famiglia di anima, quindi gli amici, i colleghi, insomma le persone che vivete di più. Per quello che riguarda l'amore, allora, se siete single, ragazzi, devo dire che effettivamente c'è un fanciullo, e per me sono fanciulli tutti, dai 20 agli 80 anni, un fanciullo o una fanciulla, adesso dipende voi da che parte state, però effettivamente c'è una persona che potrebbe avvicinarsi e potrebbe nascere una relazione. Non dico che sia necessariamente subito una relazione romantica, anche se di lì andiamo, però è come se conosceste questa persona e vi metteste in una posizione di relax, cioè è come se con questa persona vi sentiste a casa. Non dico che la relazione sarà subito stabile, sarà subito idilliaca, però sì che sarà come familiare. E vi dico anche che per qualcuno potrebbe essere ufficializzata da subito. Se siete in una relazione, che sia ufficiale, di poca data, di lunga data, non importa, una relazione io la intendo quando due persone anche solo si pensano o si parlano, quella è una relazione. Devo dire che le cose non andranno male, ragazzi. Potrebbe esserci qualche screzio, soprattutto se vivete insieme, potrebbe esserci qualche disaccordo da un punto di vista economico, cioè dove investiamo i soldi, quanto risparmiamo, quanto spendiamo. Però al di là di quello, secondo me si trova come una quotidianità più sana, mi viene da dire. E per le persone che sono in una relazione extra, e per extra intendo extraconiugale, in separazione, divorzi, tutto quello che non è una relazione ufficiale o l'essere single. Io non sento che ci saranno grossi problemi in realtà. Ehm, Ho come l'idea però, ragazzi, che ehm, vi, vi organizzerete, diciamo così, per fare una certa cosa e questa certa cosa potrebbe slittare, mettiamola così, come se dovessero esserci dei ritardi, come se potrebbero anche disdire l'appuntamento, però è più un ritardo secondo me che una cancellazione, cioè è come se, guarda, porta pazienza, ho avuto questo imprevisto, dobbiamo fare la prossima settimana, tra 15 giorni. Però ho come l'idea che sì, alla fine riuscirete a vedervi. Per quello che riguarda la questione familiare, quindi famiglia sia di sangue che di anime, vi ho detto, secondo me la parte economica e la famiglia sono un po' legate questo mese,
potrebbero esserci delle spese. Guardate, io non sento che siano spese impreviste. È come se voleste fare quel regalo in più, quella donazione in più, se vogliamo, a uno dei vostri familiari per far star meglio questa persona. Non è che dobbiate spendere quei soldi, è che vorrete. Cioè, sarà proprio come un gesto d'amore, io sento. Per chi avesse figli, devo dire che nonostante potrebbero non arrivare tante notizie da parte del figlio o della figlia, magari non vi raccontano proprio tutto quello che fanno, che stanno combinando, devo dire che ho la sensazione che se sono senza lavoro potrebbero trovare lavoro. Qualcuno di loro potrebbe anche decidere di iniziare un'attività propria. Cioè, è come se ormai i figli fossero indipendenti, andassero avanti per conto loro e vi dico che vi daranno anche certe soddisfazioni in questo mese. Se parliamo del vostro stato psico-emotivo, ragazzi, ecco qua devo dire sinceramente che vi sento un po' sottotono, cioè è come se questo sviluppo di quest'idea ehm, vi assorbisse parecchio energia, ma la sindrome dell'impostore di cui vi ho parlato prima è abbastanza pesante su di voi questo mese ed è come se piuttosto che sbagliare preferisco star fermo. Ed è per quello che secondo me qui avete la carta del mago che vi dice invece no, 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 agite. E difatti terminiamo anche con un cavaliere di spade che è proprio la carta che spinge. Scusate un attimo. Ok, stava scendendo la telecamera. Ehm, Penso di avervi detto tutto. Adesso andiamo a vedere qualche chance, qualche ciondolo. Vediamo quali escono, dove escono. Qui abbiamo una farfalla, il segno di pace, qui abbiamo l'albero, ve li faccio vedere tutti perché non so se si vedono. Poi abbiamo questa farfalla, un orsacchiotto e una chitarra. Allora, l'idea è che abbiate bisogno di mettere delle solide radici con questo albero per poter crescere. Sapete, no? Più le radici sono profonde e più l'albero può crescere sopra, più ha le basi per poter andare in alto. Con questa farfalla sento che c'è come la necessità di trasformare qualche cosa, potrebbe essere il modo di, mi viene da dire, di condurre gli altri, potrebbe essere il modo di porvi nei confronti degli altri. E devo dire che con il simbolo della pace è come se questo mese doveste cercare di appianare le divergenze che avete dentro e fuori di voi, perché, soprattutto dentro, perché in questo modo riuscirete a prendere questa iniziativa, ad andare avanti. Il fatto che ci siano anche l'orsacchiotto e la chitarra mi dà come la sensazione che abbiate bisogno di distrarvi ogni tanto, che abbiate bisogno di coccolarvi, che abbiate bisogno di fare anche magari degli hobby che potrebbero appunto, sapete, quando siamo sempre sul solito punto, quando siamo sempre troppo focalizzati, che è un po' quello che vi dicevo io, no? Che avete bisogno del focus. Però quando uno sta sul lavoro dalle 8 del mattino alle 11 di sera, arriva a un certo punto dove si scarica proprio energeticamente. Sento che questi due charms sono venuti per dirvi di staccare la spina ogni tanto, è come se aveste bisogno di ricarburare, di divertirvi. Tenete presente che in questo caso la chitarra mi dà anche la sensazione che vi dica: imparate a suonare la vostra musica. Non credete, qua abbiamo un 5 di spade,
Non credete a quello che dicono gli altri. Imparate a suonare la vostra musica, il vostro verbo, mi viene a dire, la vostra parola. Andiamo a vedere un koan. Guarda le stelle ma cammina sulla terra, e guardate qui abbiamo proprio la stella. E sì, lo sento molto collegato a queste due carte iniziali, sinceramente, perché sono quelle carte che vi spingono in alto con gli obiettivi. E giustamente qua dice cammina sulla terra, cioè nel senso fate delle azioni mirate, mi viene da dire, concrete per riuscire a materializzare quello che volete. Va bene puntare in alto, ma tenete presente che ci sono cose che si possono fare e cose che invece non si possono fare. Andiamo a vedere, mi sta di nuovo cascando la camera, scusate un attimo. Ok, andiamo con le fatine, vediamo qual è l'ultimo consiglio. Meditazione. Perché vi consigliano la meditazione? Perché in questo turbinio di pensieri, di fare, di anche insicurezze per qualcuno, meditare può creare quello spazio tra un pensiero e l'altro che fa arrivare le canalizzazioni, le idee, le intuizioni. Amici dell'Acquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona la cosa. Diversamente lo potete fare anche attraverso l'abbonamento, anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, amore, lavoro, famiglia, non lo so, e ce ne sono diverse, e in quella parte lì tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma date un'occhiata ai titoli dei video, sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero. Però se date un'occhiata appunto ai titoli dei video vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!